Sì, allora, se vi state chiedendo come mai che sono in soggiorno col cappello e, e come mai soprattutto sono su Amazon il 1° gennaio alle 7:47, ve lo spiego subito. E che sono in piedi è perché sono uscito col cane. Se sono sveglio, questo è un altro fatto. Comunque, visto che la casa sembra tranquilla perché stamattina tutti dormono, ho detto vabbè, sono un po' in coma, ma voglio presentarvi una piccola cosa, un piccolo oggetto. Difatti sono andato su Amazon per un buon motivo. Sono andato a cercarmi un kit foratura a moto. Allora, vi è già capitato di forare? Spero di no. Sinceramente nei miei giri ho bucato solo una volta, mi capita raramente. Potrei fare una media una volta ogni 10 anni. Tengo sempre le gomme, direi, però con un buono stato del battistrada. Però porto sempre con me ovviamente un kit e qualche attrezzo. Allora, tra i kit che porto, e, negli anni ho fatto un piccolo mix tra un kit, un vecchio kit da OJ che era più o meno come questo, anzi questo qua è anche bello, direi che il mio è proprio, vediamo se lo trovo, eccolo qua, era questo non so, è delle Giri difatti, con questi due bei piroloni per fare quello che devi fare sul copertone, 3 bombolette di CO2 e il suo attacchino. Ecco, io queste le ho sostituite subito, cioè le ho imboscate nella moto, ne porto lo stesso, ma mi porto anche un mini compressorino, giusto perché o va una o va l'altra. E la mia paura è sempre che la bomboletta non ha un problema, c'è la CO2, basteranno 3 per tirarmi sulla gomma e soprattutto ho solo una possibilità secondo me con 3 di gonfiare una gomma, perciò ho 5 stricolette qua per riparare la gomma, ma per gonfiarla forse ne ho una, sempre ammesso che non rompo questo, perciò va bene, ne ho 2 in questo caso. Comunque il compressore mi dà più sicurezza, lo uso quante volte voglio, ovviamente se si rompe ho le bombolette di scorta. Ma devo dire che la cosa che mi dava più fastidio di tutti questi kit sono questi cazzo di attrezzi qua, perché io ho una scatolina che attaccata alle staffe dei boletti in cui ho questo kit appunto d'emergenza, cacciavite e qualche cazzatina, giusto un minimo insomma, e tengo tutto lì dentro, perciò ce l'ho tutto l'anno che abbia le valigie ormai montate. E questi, siccome non ha una forma quadrata, ma è una forma che parte rettangolare e poi si stringe, ho sempre il problema di questi due attrezzi maledetti che con questi manici non so mai come metterli. Allora, poi ho visto anche parecchi video fatti bene su YouTube di kit, adesso questo è un kit della Gili, probabilmente fatto anche bene, ma dei kit simili o anche super economici, anche a partire dai 3 euro, in cui poi il lato pratico non è questa parte qui che ti salva, è uguale per tutti, ma questi manici qui si rivelano essere delle vere ciofeche, nel senso che non si riescono a impiantare e a fare il loro lavoro sul copertone, o peggio ancora si spacca il manico così rimani lì così a tirare sul nulla, o a meno che quello che ho visto fare io ha dovuto utilizzare una cagna da idraulico che non è che uno si porta dietro tutto. Allora mi sono messo anche a guardare e ho visto per esempio questi, però pensavo fosse un blocco unico saldato, ma c'è anche qua, secondo me c'è la sorpresina cinese che poi ti resta in mano. E poi cercavo comunque che non avessi i manici, qualcosa di più fico, di più piccolo, di più portatile e allo stesso tempo anche di più forte. Adesso qua ce ne sono una miriade, non sto qua a guardarli tutti perché tanto, ecco, questo a 12 euro, però vi assicuro che l'ho vista a 6 euro, questo 6 euro per carità di Dio, visti così possono sembrare anche solidi, a parte che sono giganteschi. Andiamo a vedere le recensioni, non ce n'è neanche una. Comunque vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora, io terrò sempre il mio kit, torno su quello delle Givi giusto perché
ho intenzione di tenere nella mia valigetta, che poi magari se trovo l'immagine vi faccio capire com'è, le mie bombolette che sono strette e lunghe, le mie stricoline, il mio compressorino, ma questi ho trovato il sistema di abbandonarli e vi faccio vedere cosa ho trovato. Eccolo qua, questo qua è un piccolo oggetto, sembra una cazzata, ve lo faccio vedere meglio. È un barilottino, eccolo qua, faccio da tutti i lati, ok, grande, sarà 6 cm, diametro 2,5, si svita, è tutto in metallo, è alluminio ovviamente, non è ferro. Quando lo apro dentro cosa ho? Ho le mie 4 stecchine qua di caucciù, ma soprattutto ho questo, lo strumento per entrare nel copertone, limare, perché qui c'è una lima, il buco, mettere la stricolina, rientrare e tirarlo fuori. Questo vi assicuro che è solidissimo, perché non so se si vede dentro, è un bel manico, insomma ci vuole un po' di presa ovviamente. Dentro andiamo, questo qua vedi è pieno, ma questo qua probabilmente è avvitato, ma ha una solidità incredibile. C'è anche un o-ring qua, c'è anche un o-ring perché così non prendono né aria né umidità le pezzette, e soprattutto è grande in niente. Se non vi fidaste, perché uno dice vabbè però è corto, non riesco a fare forza, siccome questo non è che lo portate all'aperto, per quello che penso io basterebbe fare un forellino qui passante e ci infilate tipo un cavacandele, un altro cacciavitino o un qualsiasi chiave che volete, allora magari avreste questa impugnatura anche, però per come la sento io, secondo me questo qua come rompiviagio può avere il suo effetto, e soprattutto è di una forma talmente, adesso lo rimettiamo a posto, minuscola, eccolo qua, che lo infilo dappertutto, cioè vado con questo, vado a togliermi via questi due qui, e voi dite perché devo togliermi, io prendo il pacchettino e lo metto da qualche parte, sì, però partite da un presupposto. Se vado su in montagna qua a 50 km o vado a farmi un giro in mezzo a posti dove non c'è, cioè posso trovare qualsiasi roba, posso anche lasciarlo a casa, chiamo il carro attrezzi e sono a posto. Ma se sono in mezzo agli Appennini, in qualche sentiero, in qualche provinciale dove passa una persona all'anno e il primo gommista è a 200 km, è meglio averlo fatto bene. E poi vorrei ricordare che ogni moto deve avere il suo kit, cioè questo lasciando stare che le gomme sono uguali per tutti, però per esempio io ho un altro piccolo kit dove tengo 4 attrezzini stupidi di prima necessità per la moto, ce l'avevo sulla Ducati che ho ancora in multistrada e andava benissimo. Sulla BMW non va bene per il semplice motivo che una ha le brugole e una ha le torsion, perciò quella volta che me la sono portato via non ci ho pensato, mi è servito e mi sono trovato con una brugola dove mi serviva una torsion. La Ducati ha X viti del 13, la BMW ha X viti dell'11 e magari tu hai la chiavetta che non è corretta, perciò queste cose secondo me sono importanti che vadano studiate e occupino poco. Poi ovviamente bisogna essere anche un po' capaci, avere un minimo di manualità. Io non l'ho mai fatto, non mi è mai capitato, però questo ve lo consiglio e è un buon attrezzo. Vi metterò, guarda, ve lo metto subito, vediamo, tanto qua le passo non si vedono, eccolo qua. Allora, non costa poco perché costa 20 euro, ma sono 20 euro spesi bene, eccolo qua.
Qua sopra potrete trovare il link, adesso magari lo copio così lo vedete meglio. Non ho neanche guardato le recensioni. Abbiamo vedo tutte le recensioni belle. Non so, perché io faccio sempre così, poi vado a vedermi chi ha scritto una stella. Inutile, articolo inutilizzabile, difficile da utilizzare, sconsiglio soldi buttati. Secondo me non è inutile, se è difficile da utilizzare perché è manico corto, perché c'hai delle mani da fighetta, ditemelo così, uno come se sei una fighetta, sei una fighetta. Ci vuole un pelo di manualità per fare sta roba qua. Secondo me uno che lavora e che ha un minimo di manualità e fa un lavoro anche manuale, abituato a usare le mani, gli attrezzi, con questo qua, altro che MacGyver. Vabbè, scusatemi, vi saluto, spero che vi sia stato utile, alla prossima.